Buonasera Milano. A occhio, qua dentro abbiamo tutti viaggiato in low cost fra le capitali europee, abbiamo fatto l'Erasmus, lavoriamo con l'estero e ci sembra scontato, ma scontato non è. Immaginatevi se all'improvviso la nostra libertà di viaggiare venisse annullata. Se per andare a Berlino servisse un visto. Prendete un appuntamento in ambasciata, portate dichiarazione dei redditi, estratto conto, certificato di nascita, atto di matrimonio, dichiarazione di ospitalità, ma alla fine la domanda viene bocciata. Decisione inappellabile. Non potete uscire dall'Italia. Che fate? Come raggiungete il vostro amore? Come proseguite gli studi? Come inseguite la vostra carriera? Sembra un romanzo distopico, ma è la realtà in cui vivono i 3/4 dell'umanità, ovvero classi popolari e classe media di Africa, Asia e Caraibi, a cui figli da più o meno 34 anni vietiamo per legge di viaggiare in Europa. Vi racconto una storia. Ieri, arrivando a Milano in treno, sono sceso a Porta Garibaldi. Ho avuto una sorta di flashback. Stesso luogo, ottobre del 2013, esattamente 11 anni fa. Siamo in un bar della stazione, io e due amici scrittori, Tarek Al-Jaber e Khaled Al-Nasri. Al secondo giro di birre si avvicina un tizio, perfetto sconosciuto. Ha i tratti mediterranei, aria smarrita, lo zainetto. Ci sente parlottare in arabo e si fa avanti. Ahlen Shebab, vini asalkum shi? Il suo accento è chiaramente siriano. Ci chiede da che binario parte il treno per la Svezia, il che è oggettivamente una delle domande più stupide che si possono fare a Porta Garibaldi. Glielo facciamo notare, lui si mette a ridere, lo invitiamo a farci compagnia e 3 ore siamo ancora lì, 3 ore dopo, inchiodati alle sedie a sentire la storia dei 250 compagni di viaggio di quel ragazzo finito in fondo al mare al largo di Lampedusa soltanto pochi giorni prima. Il suo racconto tocca delle ferite aperte. Io da anni seguo i naufragi in mare come giornalista, Khaled e Tarek hanno lasciato in Siria amici e parenti. Insomma, ci sentiamo di fare qualcosa. La decisione è presto presa. Intanto può passare la notte sul divano, poi in Svezia ce lo portiamo noi. Il tempo di mettere insieme un po' di amici, recuperare giacche e cravatte e mettere in scena un finto corteo di nozze attraverso l'Europa, convinti che nessun poliziotto chiederebbe mai i documenti a una sposa con l'abito bianco. Voi ridete, ma l'abbiamo fatto per davvero e oltre a lui abbiamo portato altri 4 palestinesi senza documenti. Oltretutto abbiamo filmato l'intera operazione trasformandola in un film. Io sto con la sposa, premiato a Venezia e visto da milioni di spettatori in tutto il mondo. Perché vi racconto questa storia? Un po' perché gli aneddoti al TEDx funzionano, un po' perché a volte quando ti tolgono la libertà non resta che disobbedire. E non parlo di noi che per quel viaggio abbiamo rischiato un processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, parlo di chi sale sui barconi. Ogni partenza senza visto è un'affermazione di libertà, è un atto di ribellione, una disobbedienza civile all'ultima forma di segregazione razziale ancora in vigore nel mondo moderno, quella della frontiera. La storia inizia negli anni 50. L'Europa è in boom economico, le industrie tedesche, francesi e britanniche rimangono a corto di uomini. In guerra sono morti milioni di persone, gli emigranti del sud, italiani compresi, non sono abbastanza. Dall'est non se ne possono fare arrivare perché c'è la guerra fredda, i paesi socialisti vietano l'espatrio a Occidente. E alla fine la scelta ricade sulle ex colonie in Africa e in Asia, da dove in quegli anni vengono fatti arrivare 11 milioni di lavoratori turchi, maghrebini, westafricani, indo-pakistani, cinesi, giamaicani, in un regime di libera circolazione. La società europea, ancora intrisa del razzismo dell'epoca coloniale, è spaventata all'idea di mescolarsi con le indesiderate diaspore nere, musulmane, asiatiche. La politica cavalca la paura, ma la carenza di manodopera a basso costo non lascia alternative, almeno fino alla caduta del muro di Berlino. La fine della guerra fredda, infatti,
cambia le carte in tavola. L'allargamento dell'Unione Europea riapre il corridoio migratorio con l'Est e permette finalmente di cambiare il volto dell'immigrazione in Europa. Come? Favorendo la mobilità dei gruppi etnici ritenuti più facilmente assimilabili. A partire dalla Convenzione di Schengen del 1990, l'Europa si dota di un triplice regime di visti. Libera circolazione con l'Est Europa, i Balcani e i Paesi Baltici, liberalizzazione dei visti con ex repubbliche sovietiche e America Latina e chiusura totale con l'Africa e l'Asia, da dove da quel momento si viaggia solo col visto. Tuttavia, una volta vietati per legge, i viaggi degli indesiderati fra le due sponde del Mediterraneo iniziano fin da subito ad essere rivenduti al mercato nero. Del traghettamento si occupano le mafie del contrabbando. In Spagna i primi ad arrivare sono i marocchini, in Grecia i curdi, mentre in Italia il primato spetta a albanesi e tunisini. È il 1991, l'anno zero degli sbarchi. Da allora nel dibattito politico da un lato c'è chi invoca il blocco navale e dall'altro chi chiede l'asilo politico per tutti. E se la soluzione fosse altrove? Se il vero tema non fosse aprire o chiudere i porti, ma legalizzare le migrazioni. Immaginatevi un mondo senza più divieti di viaggi. Un mondo dove non siano gli stati a decidere chi far entrare e chi espellere, ma siamo le singole persone a scegliere dove inseguire la propria felicità, che poi è quello che facciamo noi col passaporto giusto. Immaginatevi un mondo dove, liberalizzati i visti e permessi di soggiorno, chi vuole venire in Europa possa farlo semplicemente in aereo, potendosi cercare una casa e un lavoro fin dal primo giorno in totale autonomia. Obiezione, direte, se apriamo i confini poi quanta gente arriva, come se le frontiere non fossero già aperte. Lo dicono i numeri. Ogni anno, a fronte di una media di 300.000 ingressi in Europa senza visto, via mare e via terra, altri 3 milioni di persone atterrano regolarmente nei nostri aeroporti. Sono per metà ricongiungimenti familiari con chi già sta qua, e per metà studenti, lavoratori assunti a distanza o semplici turisti che poi si fermano allo scadere del visto. Il rapporto è 1 a 10. 1 sbarca a Lampedusa, 10 atterrano a Malpensa. Sul lungo periodo vuol dire che anche in uno scenario di sbarchi zero, da qui al 2050, solo dall'Africa arrivano in Europa 15 milioni di persone in aereo e più o meno altrettante dal resto del mondo. Che ci piaccia o no, la frontiera è già aperta. I divieti di viaggio non hanno fermato l'immigrazione afroasiatica, ne hanno semplicemente, spostato un pezzettino, quella più povera, lungo le rotte del contrabbando. E proprio per questo, per azzerare gli sbarchi, c'è un'unica soluzione: legalizzare le partenze. D'altronde lo abbiamo già fatto quando negli anni 2000 abbiamo cancellato i visti con l'Est, e guardate che anche allora le paure erano le stesse. All'epoca si parlava dei polacchi, degli albanesi, dei rumeni, si diceva che sarebbero arrivati milioni di straccioni, che il mercato del lavoro non avrebbe retto, che la criminalità avrebbe dilagato. Oggi sappiamo più o meno com'è andata. Passato il picco effettivo iniziale di arrivi, poi i flussi si sono stabilizzati, al contrario hanno fatto emergere un nuovo modello di mobilità circolare, fatta di brevi soggiorni, lavori stagionali, percorsi di studio, svago, un modello che non comporta oneri di accoglienza e che alla fine si autoregola con l'andamento effettivo del mercato del lavoro. E allora, se un giovane di Tirana può comprarsi un biglietto della Ryan online e presentarsi direttamente al gate col suo bel passaporto, perché non può fare lo stesso una ragazza di Lagos? Se una famiglia moldava può farsi ospitare a Milano da amici o affittarsi una stanza, perché non può fare lo stesso una famiglia di Dhaka o Dakar? Guardate che non c'è una questione di soldi. Chi si rivolge alle mafie, quando va bene sborsa 3-4 mila dollari a testa. Se a partire una coppia con figli la spesa è di 4-5 volte superiore, senza contare gli interessi dell'azzardo, da quello di finire sequestrati e torturati lungo la rotta, a quello di perdere in mare gli affetti più cari, un amico, un amore, un figlio. La gente che oggi vediamo arrivare devastata dall'esperienza delle traversate
potrebbe fare lo stesso viaggio senza alcun trauma, trascorrendosi poche ore in aereo e oltretutto spendendo 1/10 della cifra e magari usando il resto dei propri risparmi per affittarsi una stanza una volta arrivato il tempo di trovarsi un lavoro, ammesso che il lavoro ci sia, perché anche lì, diciamola tutta, non sempre il lavoro c'è. E quando non c'è il lavoro, non c'è discorso che tenga sull'integrazione, perché l'integrazione non la fanno i buoni sentimenti. L'integrazione la fa la dignità di un salario, con la differenza che quando la frontiera alle tue spalle ha la forma di una distesa d'acqua disseminata di cadaveri, il successo diventa un obbligo. Tu non lo fai il viaggio della morte 2 volte. La partita è una sola, o si vince o si è vinti, e per i vinti non c'è misericordia. Per loro è più facile restare da sconfitti, intrappolati in Europa, che sia sotto un ponte, in galera o in psichiatria, piuttosto che tornare per la propria gente portando lo stigma del fallimento. Al contrario, quando la frontiera è una porta girevole, se non trovi lavoro, prima di cadere in rovina, riparti, sapendo che potrai tentare l'anno dopo e quello dopo ancora. Esattamente come fanno i nostri expat a Berlino o quelli dell'Est a Milano. Oltretutto, le stime ci confermano che liberalizzando i visti non arriverebbero che una ventina di milioni di persone in più sul decennio in Europa rispetto ai 20 milioni che comunque arrivano con le leggi attuali e che non rappresentano che il 5% della popolazione sempre più anziana dell'Europa. Con la differenza che nel nuovo scenario, potendosi le persone muovere in autonomia, nessuno andrebbe a pesare sull'accoglienza. E coi soldi risparmiati si potrebbe potenziare per davvero i servizi all'integrazione nelle scuole, le politiche sulla casa, i servizi, fin quando, esattamente come è accaduto con l'Est, anche la pressione migratoria dall'Africa e dall'Asia si andrebbe allentando. Anche perché nel frattempo, da qui al 2050, non solo India e Cina saranno i paesi più ricchi del mondo davanti a Stati Uniti e Unione Europea, ma con loro al G7 siederanno Indonesia, Messico, Brasile. L'Unione Africana sarà in pieno boom economico. L'unica incognita a quel punto rimarrebbe quella delle guerre. Perché la dico male. In un mondo senza visti, in questo momento a Gaza centinaia di migliaia di civili non si lascerebbero ammazzare sotto le bombe di Israele, ma sarebbero saliti sui voli di linea per l'Europa, e lo stesso dal Libano, lo stesso dagli altri paesi in conflitto. Sarebbe sostenibile una situazione del genere sul lungo periodo? Probabilmente no. Ma proprio per questo è la soluzione più ragionevole, perché costringerebbe una volta buona l'Europa, per puro tornaconto, a difendere strenuamente la pace. C'è solo un dettaglio che manca nel ragionamento: la politica. Dettaglio da Bogovic. La politica non è pronta a sentire questi discorsi. Vi dirò di più, la gente non è pronta a sentire questi discorsi, forse perché continuiamo a guardare al passato invece che al futuro. Continuiamo a difendere con nostalgia l'idea di un'Europa interamente bianca e cristiana che non esiste più. Non esiste più, e per capirlo non c'è bisogno di leggersi dei manuali, basta farsi un giro tra i banchi di una qualsiasi scuola. Il futuro è già qui. Ci siamo già mescolati e ci mescoleremo sempre di più, fin quando fra una o al massimo 2 generazioni ognuno di noi avrà in casa un pezzettino di famiglia indiana o marocchina e almeno un antenato transitato da Lampedusa. Quel giorno la libertà di movimento tornerà ad essere un diritto di tutti. A Lampedusa il vecchio centro di immigrazione sarà diventato un grande museo, i soli barconi avvistati al largo saranno quelli presi a noleggio dalle scuole che nel giorno della memoria porteranno i loro ragazzi a deporre corone di fiori in mare con su scritto mai più. Grazie.